ambientato nella seconda metà del XIII secolo, dunque è un gestionale come genere. Ho creato di base un commercio, questa è la tabella del commercio, ci sono le varie città, tutti i tipi di merci, i vari prezzi d'acquisto e di vendita per ogni singola città, evidenziati sempre i migliori prezzi per comprare o per vendere, e con i fiorini che si acquistano si possono acquistare una serie di miglioramenti per il gioco, tipo fortificazioni, città, mezzi d'assedio e anche mezzi di trasporto, navi da guerra, navi da commercio, eccetera eccetera. Oppure, sempre con i fiorini, si può sviluppare una piccola evoluzione tecnologica. Questa è la tabella riassuntiva, sono, se vuoi inquadrare le carte che vedete là in fondo, sono divise per genere, per cui sono divise per colore, rosse, viola, gialle, blu, eccetera. Sono massimo su 4 livelli. Il giocatore può svilupparle come meglio crede. Per esempio, queste sono le carte di gioco che si pescano ogni turno e danno la possibilità di combattere meglio, ottenere migliori legabelle dai territori, oppure fare patti diplomatici, rubare le carte all'avversario, spiarle, eccetera eccetera. Con queste tecnologie si possono migliorare queste carte, per cui se il genio mi dà un bonus di +1 sull'attacco e sulla difesa, con la carta di ingegneria posso avere un bonus di +2. Se compro la tessitura ho le vele sulle navi, se ho il conio il mercante guadagna meglio quando fa i commerci, eccetera eccetera. Sempre le tecnologie danno dei bonus sulle calamità. Ci sono queste varie calamità, peste, carestia, inquisizione, crociate, ma se uscisse la peste e io ho la medicina mi salvo oppure riduco l'effetto della peste. Stessa cosa per la carestia con la medicina, la carestia con l'agricoltura, il mulino e la rotazione delle culture e via dicendo. Altra caratteristica del gioco sono i turni casuali. Io ho inserito queste spade, sono numerate dall'1 al 10 e vengono rimescolate ogni volta a fine turno e vengono ripescate dai giocatori. In questo modo i turni sono random, non sei mai sempre il primo, il terzo o il quinto a giocare, e anche questa cosa devi gestirla col tuo nemico, col tuo alleato. Altra cosa che ho messo, vari tipi di terreno nel gioco, montagne, colline, deserto oppure pianura quando non c'è niente, e il bosco, che danno delle regole sul movimento e anche sulla quantità di armate che puoi contenere nel territorio. Anche queste vengono modificate dalle tecnologie. Se io ho la caccia posso ottenere più armate nei boschi, o se ho l'allevamento posso ottenere più armate in pianura e via così. Altre regole che ho inserito ho messo ancora per movimentare di più la partita, perché altrimenti sarebbe molto monotona, sempre gli stessi giocatori, sempre lo stesso turno, eccetera eccetera. Ho inserito il morto, che sono rappresentate da queste armate senza colore, che hanno delle regole automatiche per diventare più potenti, espandersi, attaccare i territori del giocatore se sono poco difesi. Se sono sul mare potrebbero addirittura partire con delle navi pirata e andare ad attaccare le navi dei giocatori. Ho inserito davanti ad ogni giocatore una tabella riassuntiva di tutte quelle classiche 50 domande che è difficile memorizzare per imparare a giocare e velocizzare i tempi di apprendimento, per cui il turno di gioco con la parte in comune e la parte del singolo giocatore e un'altra parte finale ancora in comune, per cui una volta pescate le spade che dicevo prima e decisi i turni di gioco, ognuno di noi pesca una carta impero, si calcolano i rinforzi, si calcolano le tasse e poi il singolo giocatore tira i dadi 20 per vedere se c'è una calamità, eccetera eccetera. Si fa un attimo di diplomazia, per cui si fanno delle offerte diplomatiche di commercio, di dichiarazioni di guerra o di pace e altre cose, di passaggio ai territori agli altri giocatori con le controproposte ovviamente. Si acquistano le varie tecnologie, fortificazioni, eccetera eccetera, si va a posizionare il tutto, si fanno i combattimenti e poi nella fase finale tutti insieme si commercia, per cui il tempo di durata di un turno, anche se sei in 10, è molto ridotto. E comunque con tutte queste informazioni sulle altre 3 colonne
si riesce a memorizzare un sacco di cose. La nave da guerra di primo livello, che costa 250 fiorini, si muove di 8 spazi e può portare 20 armate. Sono 4 informazioni da ricordarsi e sono troppe, per cui con questa tabella io ti ho ridotto i tempi di apprendimento a 0. Stessa cosa sulle carte. Le carte hanno sempre una descrizione di 5-6 righe in fondo per dirti quello che fanno, e in teoria basterebbe questa descrizione per imparare a giocare. Se hanno un rimando a un altro mazzo, perché questo è il mazzo impero, è blu, il mazzo, questo se rimanda a un altro colore diverso, il verde, è perché è di un altro mazzo, per cui il mazzo tecnologie, il mazzo rosso le calamità, eccetera eccetera, per cui è molto facile da apprendere. Stessa cosa anche qui. Ci sono i rimandi alle carte tecnologie, alle carte impero e alle carte calamità, per cui è molto facile da memorizzare e da apprendere questo gioco. Sono tutte regole molto semplici, sta poi al giocatore metterle insieme per creare una strategia più complessa. Come l'ho presentato in questa fiera da un po' di tempo, ho creato il set base, che è la mappa che vedi qui sotto, è contenuta in quella scatola, e si può giocare fino a 5 giocatori. Dopodiché ho aggiunto delle espansioni, queste 2 fasce laterali, con altri 5 giocatori, e si può arrivare fino a 10 persone quando, come nel mio caso, siamo in tantissimi a giocare a casa, e io ho creato questo gioco appunto per questo, perché eravamo troppi, per cui ho creato il gioco su misura per la mia situazione. Il sito internet è www.medioevouniversalis.org, dove è raccontata tutta la storia, da quando mi è venuta l'idea con i soldi di Monopoli che armatini di Risico, e ho raccontato come ho creato la mappa, le scatole, le carte, e come ho fatto la ricerca storica sull'araldica.